Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video paranormal. La storia che voglio raccontarvi oggi è una storia davvero incredibile. Ha come protagonista una canonica, The Borley Rectory, conosciuta come la canonica più infestata del mondo a causa dei suoi numerosi poltergeist tra i più documentati del mondo. Alla base però ci sarebbe una storia davvero molto triste e anche abbastanza inquietante, perché si racconta che questa canonica sarebbe sorta sulle rovine di un monastero, dove una suora che viveva tra quelle mura si innamorò perdutamente di un cocchiere e la loro storia andò avanti per molto tempo in segreto. E fin qui ci sembrerebbe l'inizio di una bellissima storia d'amore, ma purtroppo questa non è una storia a lieto fine, perché i due giovani furono costretti a fuggire fino a quando non vennero trovati e giustiziati. Amici, prima di iniziare però vi chiedo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per non perdere tutti i miei prossimi video. Ma adesso iniziamo! Siamo a Borley, in un villaggio della contea di Essex, a nord di Londra, in Inghilterra. Nel 1863 il reverendo Bull decise di far costruire una canonica conosciuta poi con il nome The Borley Rectory. Era un edificio molto grande con più di 10 stanze, quasi tutte camere da letto, più altre stanze ancora. Visse qui con i suoi discendenti fino al 1927. Successivamente al reverendo Bull arrivò insieme alla moglie il reverendo Smith. Ma in questo luogo, alla canonica, ci vivranno solamente per un mese a causa di alcuni eventi paranormali che li avrebbero turbati a tal punto da dover contattare una testata giornalistica, il Daily Mirror, che invierà sul posto il famosissimo parapsicologo Harry Price ed un loro giornalista. I fenomeni paranormali che li tormentarono furono davvero molti. Alcuni di questi furono luci in stanze completamente buie dove non vi erano né una lampada e neanche un lampadario, colpi improvvisi, passi in stanze completamente vuote. Ma la cosa che li inquietò davvero moltissimo è quando videro una carrozza fantasma sfrecciare attraverso una siepe per poi sparire nel nulla. Quando Harry Price nel 1929 arriva alla canonica, decide di fare subito una seduta spiritica, in particolare in una delle stanze al piano superiore, dove c'era maggior concentrazione di attività paranormale ed era chiamata la stanza blu. Quando inizia la seduta, una scarica molto forte che parte dalla specchiera appesa alla parete colpisce un pezzo di sapone che con un balzo ed una forza talmente potente colpisce una brocca di metallo talmente forte da lasciargli il segno. Quando gli Smith decisero di abbandonare la canonica, al loro posto arrivò il reverendo Foster con la moglie e la figlia. Da subito l'uomo cominciò ad annotare su un suo diario degli eventi molto strani che stavano capitando all'interno della loro abitazione, come campanelli che suonavano da soli, colpi improvvisi, oggetti o libri che volavano, altri che sparivano e riapparivano all'improvviso e i rubinetti che si aprivano senza che nessuno li toccasse. Ma la cosa che fece veramente inquietare la moglie di Foster fu quando un giorno in cima alle scale vide un uomo molto pallido in vestaglia che la stava chiamando e accanto a lui c'era un martello che stava levitando. Questo martello colpì la donna ferendola non gravemente, fortunatamente. Insomma, tutta una serie di eventi li stavano turbando e stavano tormentando anche il loro sonno. Fu lo stesso reverendo Foster che, quando capì di trovarsi di fronte a degli eventi paranormali, che cercò di praticare un esorcismo di liberazione, ma senza successo purtroppo. Pensate che una notte la moglie vide un'ombra molto grande e tutta nera, simile ad un pipistrello gigantesco che la spaventò tantissimo. Ma gli eventi con il tempo non si attenuarono, anzi i coniugi
Trovarono anche delle scritte sui muri davvero inquietanti. Erano delle richieste di aiuto, delle richieste di messe e preghiere. Dopo 5 anni di turbamenti, i Foster decidono finalmente di abbandonare la canonica nel 1935. Il luogo rimane abbandonato per 2 anni perché nessuno voleva vivere lì dentro. E pensate che nel 1937 arriva lì niente di meno che il parapsicologo Harry Price, che aveva visitato la canonica nel 1929. Decise che a turno, su rotazione, 48 investigatori del paranormale che aveva soldato tramite degli annunci sui giornali avrebbero vissuto lì per indagare e documentare su quanto stava accadendo lì dentro. Le loro indagini partono dal passato di quel luogo e si viene a conoscenza di una storia davvero molto infelice ed inquietante, perché sullo stesso terreno dove sorgeva la canonica vi era sorto un tempo un monastero e una suora che viveva tra quelle mura si era innamorata perdutamente di un cocchiere. Il suo amore era ricambiato da quel giovane uomo e decisero di proseguire la loro storia in segreto anche con l'aiuto di un frate. Dopo qualche tempo i 2 giovani decidono di fuggire lontano per poter vivere il loro amore serenamente e con l'aiuto del loro amico frate salgono su una carrozza e partono. Ma qualcuno al monastero si accorge che loro non sono più lì. Viene dato l'allarme e in poco tempo la carrozza viene raggiunta e bloccata. I 2 giovani vengono subito processati. Il cocchiere verrà subito giustiziato, mentre la suora verrà murata viva all'interno di una cella nel sotterraneo del monastero. Questa storia non si sa se sia vera o solo una leggenda tramandata oralmente dagli abitanti del luogo. Sta di fatto che Harry Price, durante le sue indagini, viene a sapere proprio dagli abitanti che per decenni ci furono testimoni che giurarono di aver visto una suora con un abito scuro passeggiare a testa bassa in un viottolo che univa la canonica al bosco, tanto da essere stato chiamato il viottolo della monaca. Ma non solo, molti testimoni avrebbero anche visto il fantasma di un uomo e una carrozza guidata da un uomo senza testa. Scoperto tutto ciò, Price decise di fare altre sedute spiritiche, dove venne contattato dallo spirito di una suora francese di nome Marie Léry, che visse nel XVII secolo. Pensate che nel 1938, durante una seduta spiritica, la medium Helen Glenville fu avvisata da uno spirito di nome Saint-Six Amurex che la canonica sarebbe bruciata quella stessa notte. Lo spirito sbagliò data, ma l'incendio avvenne per davvero e avvenne il 27 febbraio del 1939. Quella canonica venne completamente distrutta dall'incendio che divampò alla mezzanotte di quello stesso giorno. Tra le fiamme che divampavano, gli abitanti del posto riuscirono a vedere una donna, come se fosse rimasta intrappolata lì dentro, ma una volta spento il fuoco non venne ritrovato alcun corpo. Si scoprirà in seguito che l'incendio fu doloso, una tentata frode alla compagnia assicurativa del nuovo proprietario Gregson. Nel 1943 Harry Price decide di portare avanti degli scavi, dove vengono ritrovati un osso parietrale ed una mandibola con ancora 5 denti attaccati. Verranno eseguiti degli esami e l'esito sarà che quei resti sarebbero appartenuti ad una donna di non più di 30 anni. Successivamente si scoprì che la canonica non fu costruita sulle rovine di un monastero, ma su un terreno dove erano state seppellite delle vittime di un'epidemia di peste del XVII secolo e che c'erano già stati in passato dei ritrovamenti di resti umani. Nel 1944 le rovine della canonica vengono completamente distrutte. Su quel suolo verranno costruite delle abitazioni private. Amici, per dovere di cronaca
cronaca devo dirvi che nel 1951 la SPR, la Società di Ricerca Psichica, ha aperto un'inchiesta sul caso Borley che durò 5 anni. Qui si pensò che Price aveva falsificato delle prove ed alterato delle testimonianze. Potrebbe essere sicuramente vero, ma non dobbiamo dimenticare tutte le innumerevoli testimonianze di persone che hanno vissuto all'interno di quella canonica e che hanno vissuto sulla loro pelle diversi fenomeni paranormali che li hanno veramente turbati. Lo sapete, io sono un'appassionata di paranormale e tutte queste storie per me sono davvero affascinanti, però cerco sempre di usare la logica e di essere anche un po' realistica, cerco di bilanciare un po' il tutto. A me piace sempre ascoltare tutte le campane e mettermi a confronto anche con chi la pensa diversamente da me. Ovviamente, come dico sempre, in casi come questi non possiamo avere la certezza di nulla e ognuno può farsi l'idea che meglio crede. Amici, siamo arrivati al termine di questa storia. Sono molto curiosa di sapere se conoscevate questa storia e che cosa ne pensate, quindi vi aspetto nei commenti. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, io vi mando un bacio grande e ci vediamo la prossima settimana con il prossimo caso. Ciao amici!